abbiamo trovato. Oggi siamo in provincia di Lecco e qui, sulle sponde orientali del lago di Como, si affaccia il castello di Vezio. Vezio deriva dal latino vetus, vecchio, e infatti è un castello molto antico che si erge su un promontorio sul fondo della Val d'Esito che sovrasta il paese di Varenna. La frazione di Vezio è adesso nel comune di Perledo, in provincia di Lecco, e quindi si affaccia sul lago di Como. Il sito ha origini molto antiche, sono state trovate le tombe dell'età del ferro, e dopodiché sono tracce della presenza ligure celtica, forse anche etrusca, e le mura della rocca scendevano fino al lago per difendere il borgo di Varenna. La posizione dominante per controllare il territorio circostante e si trova anche vicino a importanti vie di comunicazione, per esempio quella della Val Varrone e della Val Sassina, dove c'erano delle grandi miniere di ferro. Secondo lo stile della torre potrebbe risalire all'anno 1000, ma potrebbe anche essere del VI secolo, per opera della regina Teodolinda, insieme alla chiesa di San Martino, col suo antico campanile, e all'oratorio di Sant'Antonio. Uno dei primi scopi però di questa fortificazione potrebbe essere la difesa da parte dei Romani verso i barbari. Il castello però non riuscì a impedire che il borgo di Varenna fosse distrutto dai Comaschi nel 1100, anche se a quanto pare la fortezza non venne conquistata, questo perché erano gli anni delle battaglie tra Como e Milano. In seguito il castello passò alle famiglie milanesi dei Visconti, poi ai Torrioni, poi alla dominazione spagnola, francese, quella dei Veneti e dei signori di Bergamo. Divenuto un feudo vescovile, passò nelle mani di diversi nobili e oggi è proprietà di una famiglia che si chiama Greppi. Molto importante l'apporto della famiglia Tarelli nel 1600, che fece degli importanti lavori di ristrutturazione, specialmente della fortezza, e durante questi lavori pare siano stati ritrovati tracce che hanno permesso di ricostruire molto bene gli eventi passati. La struttura del castello: all'interno delle mura un ponte elevatorio d'accesso alla torre di pianta quadrata, un viale dal lato nord permette di accedere al castello e anche di ammirare molti fiori. Poi c'è il giardino degli ulivi, che presenta anche dei sotterranei, un appostamento difensivo verso la Svizzera facente parte della linea Cadorna. Al momento vi si tengono degli spettacoli di falconeria. Sull'ariosauro, che era un piccolo rettile marino del Triassico. Il nostro team è pronto a immergersi nella leggenda. In attesa che cali la notte, facciamo un giro in diurna per esplorare tutti gli ambienti del castello. Porteremo con noi solamente la macchina fotografica perché l'indagine vera e propria inizierà solo col calare della sera. Nella torre, a 3 piani, installeremo il nostro campo base. Questo è il cortile interno del castello, presenta una pianta quadrangolare e ad ogni angolo ci sono i resti di quelle che erano le torri. Il castello ospita anche diversi rapaci e qui abbiamo la gabbia di uno di essi, Regina, e ovviamente noi ci assicureremo di non disturbarli durante le nostre operazioni. L'entrata della torre principale è collegata tramite questa scalinata e questo ponte elevatorio. Questo è il primo piano e qui abbiamo il meccanismo del ponte elevatorio.
Qui abbiamo un sottoparco dove sono esposti i fossili dell'Ariosauro. E questo è l'ultimo piano, quello dove instaureremo il nostro campo base. E questa è la scala che porta alla terrazza finale della torre. Il castello ha anche un sotterraneo e lo si raggiunge tramite il giardino degli ulivi. Questo è l'ingresso ai sotterranei. La leggenda vuole che questo castello fosse una delle ultime residenze della regina Teodolinda e sebbene ella morì a Monza, si dice che fosse legata così tanto spirito, corpo e cuore a questo posto che il suo fantasma risiederebbe ancora tra queste mura. E si dice che nelle notti senza luna, proprio come quella di oggi, il suo fantasma vaghi ancora per il castello.